Secondo me non possiamo concepire la felicità senza veramente aver coscienza di uno stato di pienezza interna. Non è possibile. In questa società più che mai l'individuo deve tendere a realizzare se stesso. Punto e basta. Sarebbe ora che a livello europeo qualcuno si alzasse e dicesse: abbiamo bisogno di un'istituzione che possa valutare il livello di felicità percepita dalle persone, perché ormai gli strumenti ci sono. Ogni individuo su questo pianeta è un fenomeno unico, ma unico nella storia della creazione. Un individuo come te non è mai esistito e dopo di te non esisterà mai più. Tu esisti e non solo esisti, ma vai bene come sei. Poi fai delle cose e questo ci devi ragionare, giuste e sbagliate. Questo ne possiamo parlare, ma io non posso mettere in dubbio il tuo valore umano, la tua umanità. Io metterei veramente la felicità come l'insieme di queste 4 risorse, che sono l'amore incondizionato, l'umiltà, la fede in sé e ovviamente l'allegria. Mi chiamo Guy-Michel Franquin, sono francese e sono un psicologo clinico. Dunque, da 25 anni ho messo a punto un metodo che si chiama l'etica delle relazioni umane, perché mi interesso da sempre di capire i comportamenti umani. L'etica è l'arte di vivere felice, perché semplicemente quando un individuo giunge a una certa maturità psicologica, naturalmente sviluppa dei comportamenti etici. Quando l'individuo riesce a sentire, ad esempio, l'amore profondo di se stesso, non è più nella pretesa di essere amato. Perciò ci sono certi processi, tali l'invidia, la gelosia, il piacere di far sentire l'altro in colpa perché non ha risposto alla mia domanda, che spariscono. L'individuo non ha più bisogno di utilizzare questi processi. Giungendo all'etica, io vivo questo. Abbiamo essenzialmente 2 modi di relazionarsi. O io sono in una pienezza interna, a questo punto io posso dare all'altro nella relazione, posso condividere, cooperare, oppure io ho un vuoto interiore e mi prodigo a trovare nell'ambiente l'elemento che può rispondere per riempire questo vuoto. Effettivamente in noi c'è un confine sotto il quale io ho bisogno assolutamente di trovare nel mio ambiente qualcosa che mi appaghi. Passando questo confine, l'individuo è in uno stato interno di pienezza. Quando chiediamo alle persone: ma cos'è per te la felicità? Dice: è essere amato e avere un bel lavoro che mi dia denaro e con questo poter andare in vacanza e così via. E io, per aver frequentato persone che avevano denaro, che potevano partire in vacanza, che potevano fare quello che volevano, ho osservato che queste persone non erano felici. Sarò felice quando avrò quella casa. Beh, riescono ad avere quella casa, dopo 6 mesi, allora sei felice? Sì, tutto sommato, ma cosa ha cambiato la casa? Effettivamente sto meglio, ma, e manca sempre qualcosa. Ma allora la felicità dove sta? Fuori. La risposta è no. Quello che mi dà la risposta positiva lo devo provocare dentro di me. Dunque toccare questo livello di profondità e di equilibrio interno, tale da vivere uno stato perenne di felicità. In realtà tutti questi equilibri sono basati sulla fisiologia. Una cellula va a rispondere a uno stimolo. Se io gli mando sempre lo stesso stimolo, finisce che si abitua e non risponde più. La persona va a entusiasmarsi per un oggetto, una situazione. Quando raggiunge quell'oggetto, quella situazione, c'è un momento di euforia e poi dopo ci si abitua.
E così c'è un momento di down, non mi interessa più, ho bisogno di un altro oggetto, di un'altra situazione, e così via. E questo è lo stimolo esterno che va a provocare quella sensazione, io la chiamo di gioia istantanea, che non ha niente a che vedere con la felicità. Allora, perché oltre il confine della mente? Oltre il confine perché le neuroscienze ci insegnano che questi bisogni sono dovuti allo stimolo del sistema limbico. Il sistema limbico, per dare una scarica di dopamina e farmi sentire felice, ha bisogno dello stimolo esterno. Ma come faccio io a trasformare questo bisogno della risposta esterna ad un autogenerare di un tale stato che non ho più bisogno di questa risposta? Osservando gli stati meditativi delle persone, ho detto, ma quando sei in quello stato di meditazione si entra in contatto con questa sfera. E questo che avevamo osservato 25 anni fa è stato adesso dimostrato che l'individuo in stato di meditazione attiva la sua area prefrontale. E questa è proprio la tecnica che ho sviluppato per permettere di creare dei sistemi inibitori del sistema limbico. Dunque, in stato di proiezione rispetto all'area prefrontale, io posso percepire internamente uno stato di amore incondizionato. E a questo punto io lo posso esprimere in ogni situazione. Questo modello è innanzitutto un modello di formazione, di prevenzione, anche se lo possiamo utilizzare in clinica, ma io credo molto nell'educazione, cioè nel dare veramente lo strumento all'individuo al fine che possa gestire nel suo quotidiano i suoi rapporti umani. Questo è la focale essenziale del mio lavoro e del mio impegno in questa comunità. Questo modello è stato verificato e applicato in vari campi e dunque per questo oggi è diffuso in tutti i tessuti sociali, parte dall'individuo, la famiglia, gli insegnanti, personale che si occupa della salute e anche in tutti i gruppi di lavoro aziendali. I nostri interventi sono essenzialmente degli interventi di prevenzione e degli interventi formativi. Quello che facciamo, abbiamo dei programmi di formazione adatti ovviamente a ogni pubblico che andiamo a incontrare, lo scopo di portare l'individuo a aver coscienza dei processi che mette in atto nella relazione. Veramente sarebbe ora che a livello europeo qualcuno si alzasse e dicesse abbiamo bisogno di un'istituzione che possa valutare il livello di felicità percepita dalle persone e in base a questo fare dei programmi di formazione a tutti i livelli della società. La comunità ne avrebbe veramente un ritorno enorme, perché questo vuol dire abbassare il livello di violenza, abbassare dunque il livello di delinquenza, abbassare i conflitti all'interno delle famiglie, dunque meno divorzi, meno famiglie lacerate da questi conflitti che durano anni, che fanno dei disastri appunto nella mente dei bambini che vivono questo. E vuol dire meno assenteismo nelle aziende. Un secolo fa non era così, era tutto da scoprire. Ormai le neuroscienze e la psicologia ci hanno dato gli strumenti per far sì che l'individuo abbia la percezione della propria pienezza. Allora cosa voglio dire ad esempio ai giovani? No? Voglio dire ragazzi, non dovete fare delle cose per esistere, voi esistete, non dovete fare delle cose per valere, voi valete. Siamo tutti cresciuti con questa, potremmo dire, informazione di base. Tu non esisti, per esistere devi
essere buono, essere bravo, essere meritevole, non dare fastidio e così via. E così ci è stato sovrapposto quello che noi siamo su quello che facciamo. Bene, è l'ora di farla finita. Io ti dico, tu esisti. Non lasciare mai nessuno mettere questo in dubbio.